Ragazzacci, benvenuti. Allora, facciamo una sbarbatina oggi su richiesta. Mi è stato chiesto se potevo utilizzare il Blackland Blackbeard, rasoio americano, rasoio molto efficace, onestamente. Già che un amico sembra che l'ha comprato, lo sta aspettando e voleva che gli rifacevo un altro video. Allora oggi lo riproviamo, non c'è nessun problema. Ci montiamo una lametta anche bella efficace, così vediamo di farci del male. Questo è un rasoio a esposizione positiva che va rispettato. Viene in due tipi di lavorazione, viene satinato e lucido. Questo era satinato, io ci feci credo il video su questo, non ricordo un altro. Gli ho dato una piccola lucidata anche se non l'ho portato a specchio, solo per togliergli quella sensazione di satinato che a volte mi dà un pochino noia, mi dà una sensazione ai denti, non lo so come mai. Allora, sapone di oggi, come molti di voi mi avete domandato sui grooming dep, e io ho questo, non so se ne ho altri. Ora, quello che ho alla mano ho questo qua, Ion, che secondo me è una profumazione legnosa unica, difficile trovare in un altro sapone questa profumazione. A me piace moltissimo, rimane addosso impregnata veramente, anche se non ho l'after, solo del sapone, è incredibile ragazzi. E certo deve piacere. Allora lo usiamo così vedete un po' come vanno. Allora, questa è la formula NAI. Io non so se quelli che stanno vendendo ora, sarà impossibile farvi vedere l'inci ragazzi, perché l'etichetta è messa per lungo, non so come poter far perché la vediate. Mi conviene in questo caso andare a vederla in internet. Comunque questa è la formula NAI, N-A-I, va bene? Questa naturalmente è al tallow, fatemi confermare per non dire una stupidaggine. Aloe, potassio, ok, non c'è il tallow, mamma che inci lungo che c'ha, una cosa pazzesca. Avocado, tarragon, sto facendo la figura dello scemo, non è al tallow, possibile, argan, butter. Ragazzi, c'ha un inci che è più veloce leggere la Treccani che leggere questo. So perché c'è un inci così lungo. Ragazzi, non vedo scritto tallow, sembrerebbe un vegetale. Qualche cosa mi correggete, però io non ci vedo scritto tallow. Formula NAI, mi sembra, vedo tutta roba vegetale, non so se mi sto sbagliando. Comunque vediamo come lavora il sapone. Ho modificato il cucchiaino cinese che avevo, l'ho tagliato, avevo questo manico che mi avanzava e con un po' di acrilico l'ho messo qui dentro, l'ho fatto un pochino diverso dal solito. Allora, mettiamo fuori la ciotola, mettiamo la bella centrata qui sulla videocamera e prendiamo un pezzettino di sapone che già deve avere almeno 2 anni. Chiudo il barattolo. Come di abitudine, questo è abbastanza morbido come sapone, fatemi mettere un pochino più di acqua nel lavandino. Allora, siccome dice che non è tallowato, non voglio esagerare con l'acqua. Partiamo con il montaggio in ciotola e poi vediamo se ce n'è bisogno di altra acqua. Mamma che profumazione ragazzi, è una cosa eccezionale, è al mio naso, poi magari un altro la prova e non gli piace. Riuso il pennellino di Wolf Wilkey in sintetico, deve essere, come qualcuno mi ha scritto, un cashmere, e vediamo come va questo sapone. La profumazione ragazzi è
non lo so, il mio naso è una droga. È un legnoso, ma un legnoso molto particolare. Peccato non ho mai trovato l'after di lui qua in America. E se qualcuno di voi sa che se magari c'è qualche profumo a cui si ispira, me lo fate sapere. Allora, il sapone sembra che ha fatto, guardate, una schiuma bella densa veramente. Mettiamo qualche goccina di acqua in più. Però ha fatto una schiuma spettacolare. Ero sicuro che erano al tallo questi saponi, però ragazzi, mentre monto fatemelo ricontrollare. Dice aloe vera, stearic acido, potassio, coconut milk, castor oil, waku butter, mango, carmelina oil, marshmallow extract, glicerina. Ragazzi, io non ce l'ho vero il tallo, che deve essere un sapone vegetale. Allora, andiamo in faccia. Un'altra bagnatina. Che profumazione, ragazzi, mamma mia, troppo bella. Allora, il sapone, ragazzi, se è un vegetale è tanta roba. Ha fatto una schiuma super densa. Sembra un tallo ovato. Vi dico, se non avessi letto l'INCI, direi che era un tallo ovato. Questi saponi Gourmet non hanno fatto tanta strada, non lo so come dirlo, se ne vede molto pochi negli store di Facebook. Però ragazzi, sapone fantastico. Sapone fantastico. Cioè, dirgli fantastico e dirgli poco. Vai, io direi che ci siamo. Guardate che schiuma che ha fatto, incredibile, bellissima. Allora, Blackland Blackbeard, guardate sto disgraziato, che esposizione della lama che ha, veramente un rasoio da rispettare, anche perché è un peso. Allora, la metta si sente tutta in faccia, però per chi ha un minimo di esperienza questo può essere anche un rasoio per tutti i giorni. Quando io mi radevo tutti i giorni, una volta lo usai
mi sembra 6-7 giorni di seguito senza aver grossi problemi. Questo sì, non facevo contropelo. Solo verso del pelo e traverso e qualche rifinitura. Perché con questo rasoio, ragazzi, se si fa contropelo, difficilmente il giorno dopo rimane barba. Questo rasoio nella pagina di Blackland è dato come più aggressivo del Dart, però la sensazione che a me dà è che questo si maneggia meglio del Dart. Il Dart io lo sento più difficile da usare come rasoio. Allora, con queste feather sto sentendo leggermente la lametta vibrare, cosa che non mi ricordavo di questo rasoio, non so come mai. Comunque ragazzi, primo passaggio, praticamente mi mancherebbe fare un po' di ritocchi qua sotto e la sbarbata sarebbe finita, come facevo prima. Prima di fare i video facevo un pochino di passaggio qua e a posto. Allora, vedete che qua ho un'eruzione dovuta probabilmente alla febbre di questi giorni del Covid, però sembrerebbe che nel verso del pelo sono riuscito a non romperla. Ora magari di traverso e facendo il contropelo porterò via qualcosa, però vedete che con mano leggera anche insomma una parte lì dove c'era delle irritazioni il rasoio non le ha rotte. Allora, il sapone ragazzi, a parte la profumazione che vi ripeto per ennesima volta mi fa impazzire, e tanta roba anche il sapone, mamma mia. Se vedete un pochino la luce che brilla è perché sono con il generatore elettrico, qua sta venendo giù il cielo e è andata via la luce e è partito il generatore d'emergenza e sono con il generatore. Quando prendono i condizionatori dell'aria condizionata fa un po' di abbassamento. Allora andiamo di traverso. Qua siamo già in contropelo praticamente. Allora, la lametta si sente tutta, però vi dico è controllabile. Io lo sento un pochino più facile rispetto a un R41. Comunque siamo lì, non è che ci sia molta differenza. Chi usa l'R41 usa questo e viceversa. Magari chi si distrugge con l'R41 anche con questo. Penso che avrà un risultato molto simile.
vedete che intraverso non ha perdonato l'eruzione. Era pronosticabile. Con la lametta così a sbalzo si fa bene anche il sottonaso. Questi secondo me sono rassoi, vedete ragazzi, cioè arrivato a questo punto sono liscio, cioè che altro devo togliere? Anche qui sotto avete visto mi ha un pochino sgranato, e in questi giorni ho la pelle molto delicata dovuto alla febbre e è difficile radersi, specialmente con rassoi così come questo, senza farsi del male. Allora fatemi togliere un po' di acqua qua che è molto sporco, facciamo appena un pochino di contropelo, più che tutto guance, tutto il collo già sono a posto, faccio solo parte bassa. Allora, vediamo come va zona bassa del collo, non è molto piacevole, non lo so, queste lavette feather non mi stanno entusiasmando oggi. Allora correggiamo un pochino qui la zona branchie, proviamo a prenderlo un po' laterale, portata via completamente ora. Liscio. Zona branchie perfetto ragazzi, la balza, tanta roba. Ragazzi, direi che guardate qui sotto mi sono un pochino graffiato con la lametta. Direi che ci siamo, allora barbata, a parte qualche red point, ma la pelle un po' delicata, quella febbre, poi così aggressivo ci può stare ragazzi, quando uno tratta di fare tanto contropelo è normalissimo. Di farci qualche red point. Allora vediamo con un pochino di allume che sensazione abbiamo sulla faccia. Mamma mia, sto sapone razio a me. Date anche senza barba e con la faccia molto bagnata
in quarta passata praticamente, ancora la coprenza che ha. Eccezionale. Allora, sulle guance non sento bruciare. Anche qui dove mi ero fatto il red point deve essere come già ho messo la matita, non sento assolutamente bruciare l'allume. Sotto il collo, ecco, sotto il collo qui in questa zona, che vedete sono anche un po' rosso, qui sì, sento bruciare, è l'unica zona dove sto sentendo, sì. È possibile che lì la pelle non stava bene bene bene, però per il resto direi che fantastico. Guardate, sono abbastanza pulito anche qua. Nella zona bassa del collo. Rasoio sicuramente non per chi sta iniziando, ragazzi, ve lo assicuro, rasoio molto efficace. E sicuramente con barbe lunghe è un rasoio che va molto meglio, e magari non portarlo all'estremo di fare il contropelo così come ho fatto oggi io. Fatemi sciacquare. Un pochino di allume in bocca. Secondo me questi sono rasoi da due passate, perché già uno è più che liscio, cioè questa è una cosa esagerata, non c'ho più niente, ragazzi, nemmeno seppigio, sono proprio piallato. Vi dico, non lo faccio solo nei video, non è secondo me non ha senso farsi la barba così profonda. Domani non ho barba, praticamente sto quasi in BBS 24 ore e io ho una ricrescita molto veloce. Magari se uno deve andare a un matrimonio si fanno affari così, ma se no ha poco senso. Insomma, per andare in ufficio a lavorare no, la vedo un pochino profonda come sbarbata. Allora fatemi dare velocemente una pulitina qui al pennello e alla ciotola. Allora, non ho, come vi ho detto, il suo after. Al naso questo ha delle note che me lo ricordano, anche se non è assolutamente uguale. Questo è 3,45, saponi americani che ancora da voi non sono arrivati. Questi sono veramente saponi ottimi, fa delle ottime profumazioni. Allora lo mettiamo. Non è la sua, però è molto gradevole e c'ha questa nota legnosa che non è male. Allora, la pelle, ragazzi, ce l'ho fantastica. L'after non ha bruciato assolutamente per niente e è un after molto caricato anche di... Scusate, è andata via la luce, è tornata la luce di linea, si spenge il generatore, scusate. Vi dicevo, è molto caricato, guardate che torbo che è, e nonostante questo non sto sentendo assolutamente nessun bruciore. Vedete che dove mi sono un pochino sgranato qua, però è stato qualcosa di veramente minimo, perché con appena un pochino di matita, poi dopo con il blocchetto con il sapone si è fermato subito, e anche con l'alcol vedete che non si sono riaperti i pori, sì che è stato veramente qualcosa di minimo. Vi dico, la pelle è molto delicata in questi giorni, però ragazzi, tanta roba.
Allora, facciamo un piccolo riassunto. Blackland Blackbeard, so che è un rasoio deseato da molte persone. Ragazzi, i rasoi sono fatti molto bene, cioè qui è tutta un'altra cosa rispetto agli ERA, quelli fatti per stampante. Questi sono un CNC e ragazzi vi assicuro che sono rasoi fatti veramente benissimo, lavorazioni veramente uniche, molto caratteristiche. Vedete qui come incassa dentro il manico, qui non c'è bisogno della randellina di Teflon, però sono allo stile americano. Gli americani, ragazzi, preferiscono rasoi molto efficaci. Se per esempio vedete i video che fa l'amico quello della Rex, che vende i rasoi Rex, sapete, lui fa i video proprio i rasoi, vedete che fa un solo passaggio, un verso del pelo e basta, sicché loro amano questi rasoi molto efficaci che passato nel verso del pelo con qualche ritocchino e uno già praticamente è a posto, non ha bisogno di altri passaggi. Avete visto che infatti il verso del pelo era venuto perfetto, addirittura qui dove ho questa piccola irritazione non me l'aveva rotta, però poi quando incomincia a fare traverso, contropelo, con questi rasoi, ragazzi, ci può scappare il red point, è normale secondo me, sono molto efficaci, la metta molto esposta, sicché se proprio la pelle non è perfetta e la mano non è perfetta, non abbiamo la tecnica perfetta, ci può scappare il red point. Comunque ragazzi è un rasoio bellissimo, poi questa lavorazione del manico è spettacolare, sono rasoi veramente spettacolari. Allora, molti di voi mi avevate domandato come considero questi grooming depth. Ragazzi, sono saponi, avete visto, fantastico. Ho scoperto oggi con voi, perché io mai guardo l'inci dei saponi, che praticamente non è un tallowato se no che è un vegetale. Ve la ripeto, questa è la formula NAI, sapone eccezionale. Magari non arriva a un CK6 ragazzi, ma siamo lì, c'è veramente poca differenza. E anche il pennellino sintetico, avete visto, tipo cashmere, morbido, però avete visto come monta bene. Sì, che sicuramente per chi ama i ciuffi morbidi, questi ciuffi così, credo che li chiamano cashmere, questi bianchi, sono veramente ottimi. Magari state attenti all'altezza del nodo. La mette Feder, ragazzi, mi hanno confermato oggi che insomma su rasoi così efficaci forse non sono le migliori lamette, mi trovo meglio con altre lamette. Magari queste lamette mi vanno molto bene su un King C, su un R89, però quando il rasoio è molto efficace, queste lamette così efficaci non sempre mi vanno bene. Anche sull'R41 le Feder non le digerisco tanto, digerisco meglio altre lamette. Va bene ragazzi, vabbè, nell'after vi parlo poco, tanto questo purtroppo non lo trovate in Italia 345, però se avete la fortuna di viaggiare negli Stati Uniti vi suggerisco questa marca 345, profumazioni spettacolari, ottimi saponi e ottimi after. Va bene ragazzi, per oggi è tutto, vediamo, oggi da me è venerdì, forse ce la faccio domenica a fare un altro video, però più sicuro sarà lunedì, immagino. Comunque fra domenica e lunedì qualche cosa vi porto un altro video. Se volete vedere qualche cosa di particolare me lo scrivete, se no volevo provare qualche campioncino e c'ho ancora qualche rasoio da farvi vedere della collezione che ancora non ho portato in video. Ragazzi, chiudo che l'aria condizionata non è partita e sta facendo un caldo che sto morendo. Ci vediamo.